Abbiamo più volte parlato di Tudor su Tok, lo abbiamo fatto recentemente con vari modelli, lo facciamo oggi naturalmente, ma lo abbiamo fatto anche in passato, peraltro raccontando abbondantemente la storia di quella che è stata la maison voluta e fondata da Hans Wilsdorf poco dopo la nascita di Rolex. Come diciamo sempre, nacque con l'intento di fornire la stessa qualità, la stessa affidabilità, ma a prezzi più popolari di Rolex della sorella maggiore. Ancora oggi Tudor è parte della fondazione Rolex, viene venduta nei concessionari Rolex e da ultimo si è fatta sempre di più apprezzare per aver trovato un po' di coraggio, anche più di Rolex, e quindi aver lanciato sul mercato dei modelli che ormai rappresentano Tudor in tutto e per tutto. Mi riferisco in particolare ai Black Bay naturalmente e da ultimo ai 58. Ci sono però dei modelli di Tudor, in particolare i cronografi Monte Carlo, che da sempre distinguono la maison tra gli appassionati e ne voglio parlare oggi con voi in questo video. Iniziamo. Prima di continuare, permettetemi un attimo di parlarvi di Chronex.it, lo sponsor di questo video, che non è soltanto un sito su quale trovare più di 7000 orologi nuovi o usati di 50 brand diversi, un catalogo vastissimo che potete consultare online, ma ve ne voglio parlare anche perché i fondatori di Chronex hanno avuto un'idea che io ritengo geniale, ovvero quella del pick-up. Significa che nel momento in cui acquistate un orologio, prima ancora di pagarlo, potrete vederlo, testarlo, provarlo dal vivo e poi decidere se concludere o meno l'acquisto. Questo è un servizio appunto chiamato pick-up che verrà introdotto a breve in Italia in una delle loro boutique. Vi terrò chiaramente aggiornati sugli sviluppi di questo progetto e che io ritengo davvero rivoluzionario perché cambia un po' quelle che sono le regole del commercio online. Insomma, mi sembrava sicuramente una cosa molto interessante da raccontarvi. Se volete quindi trovate in descrizione i riferimenti Chronex.it. I cronografi Tudor nascono nel 1970, in particolare con una edizione molto bella del Monte Carlo che allora non aveva ancora preso questo soprannome e che all'interno montava un Valjoux 7734 a carica manuale. Furono da subito amati, tanto che subito dopo, nel 1971, Tudor lanciò appunto il Monte Carlo, che non ha nulla a che vedere in realtà con le corse automobilistiche. Prende questo soprannome dal suo quadrante, in particolare quello blu e bianco, che ricorda la roulette dei casinò. Già nel 1971 il Tudor Monte Carlo riceve delle migliorie tecniche incassando un nuovo Valjoux, il 234, per una migliore affidabilità ma anche precisione. Infatti passa tra le altre anche dalle 18.000 alle 21.000 alternanze in favore proprio della precisione cronometrica. È un orologio che diventa immediatamente iconico. Oggi nel mercato del collezionismo ha raggiunto cifre molto importanti ed è tranquillamente affiancabile a un qualsiasi Daytona. Naturalmente è anche molto più particolare, molto più raro e probabilmente è destinato ad avere sempre più spazio tra i collezionisti. Insomma, un cronografo iconico, così iconico che Tudor ancora oggi lo ripropone in 3 varianti diverse e in 3 varianti di quadranti, tra cui proprio il blu e il bianco che lo hanno così tanto reso celebre tra il 1971 e il 1977.
Da allora di tempo ne è passato, però i Tudor Monte Carlo moderni conservano gran parte di quell'heritage, di quello spirito sportivo e anni 70 di un tempo, anche se purtroppo cambia anche un po' la filosofia del cronografo. Se prima si trattava di un 39 mm in cassa Oyster, con bracciale Oyster, peraltro tutto marchiato Rolex e con movimento manuale Valjoux, oggi invece si tratta di un Tudor a tutti gli effetti, e con questo mi riferisco al bracciale abbastanza imponente che va ad allacciarsi alla carrure anch'essa imponente, con dei tratti stilistici che ricordano molto l'antenato, ma necessariamente ne perdono in fascino anche a causa della modernità dell'insieme. È un orologio che incassa il calibro Tudor T401, che non è altro che un modulare, infatti è una base ETA 2892 con modulo cronografico aggiunto de Bois de Prat, e questo chiaramente va anche poi ad incidere, purtroppo in maniera negativa, sullo spessore di questo orologio, che in realtà potrebbe essere più sottile e sicuramente vestire meglio. A questo si aggiunge anche un diametro di 42 mm che lo rendono un orologio massiccio sicuramente, e forse non adatto a tutti i polsi, probabilmente non proprio adatto al mio polso per esempio, che come sapete è di 16 cm e mezzo. A mio avviso, tuttavia, rimane un orologio di estremo fascino, un po' dovuto a quella sua aurea anni 70, il doppio contatore, la data ad ore 6 che perde la lente ciclope che invece era inserita all'epoca dei Tudor Monte Carlo negli anni 70, anche grazie a quella ghiera girevole che non è una semplice o classica scala tachimetrica, ma è un contaore. Infatti sul cronografo manca il subcontatore delle ore, perché questo verrà invece sostituito proprio dalla ghiera girevole, come potete vedere, che viene posizionata sulla sfera delle ore dell'orologio in maniera tale che sarà destinata a contare appunto le ore cronografiche trascorse. Insomma, un orologio dalla grande anima sportiva, così come nasceva negli anni 70, ancora oggi il Tudor Monte Carlo è un orologio dalla grande personalità e così estroso da non poter probabilmente essere l'unico orologio in una collezione, ma va invece a completare quella che potrebbe essere una collezione di cronografi. Purtroppo le dimensioni, lo spessore, ma anche il poco pregio del movimento interno, movimento modulare come abbiamo detto, che va a scontrarsi con quelli che invece sono i nuovi Black Bay Chrono di Tudor con movimento di manifattura, lo rendono un orologio probabilmente poco prezioso, poco evoluto tecnicamente. Però alla luce di questo c'è anche da valutare qual è il listino di questo orologio, di poco superiore alle 4.000 euro e sicuramente acquistabile anche con buoni sconti, il che lo rende un orologio iconico ma anche un orologio economico, e non è facile, soprattutto nel mercato odierno degli orologi e del collezionismo, trovare questi due elementi che si completano e che ci consentono poi di mettere in collezione pezzi ambiti, pregiati e sicuramente molto amati. Vale la pena risparmiare per un vintage? Beh, il confronto non è neanche possibile farlo. Un vintage attualmente viaggia attorno alle 20.000 euro. Se siete dei puristi, dei veri collezionisti, ma soprattutto se avete la fortuna di avere determinate disponibilità economiche, non c'è neanche bisogno di dirlo, un Tudor Monte Carlo originale e coevo marchiato Rolex ha un valore che in futuro non potrà far altro che crescere in maniera esponenziale, anche alla luce di ciò che appunto sta accadendo nel mercato degli orologi. Se invece volete mettere al polso uno sportivo puro dall'anima heritage, allora io credo che il Tudor Monte Carlo moderno faccia sicuramente al caso vostro. Le due colorazioni di questo video, che abbiamo, come sapete, avuto l'opportunità di vedere da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari, sono soltanto due delle colorazioni, perché ce n'è anche una terza con quadrante grigio e subcontatori neri che personalmente ho anche avuto in collezione, ma che poi ho scambiato proprio perché era difficile, almeno per il mio polso, da portare. E tra le tre
personalmente ritengo comunque che la blu e bianca dia più senso storico a un orologio di questo tipo e in particolare proprio al nostro Tudor Monte Carlo. Nei commenti, come sempre, fatemi sapere che cosa pensate del Tudor Monte Carlo o se ne avete mai avuto uno al polso, così capiamo anche quanto è diffuso questo orologio. Io come sempre vi ringrazio invece per essere stati con me anche in questo video. Se volete iscrivetevi al canale, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo invece qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!